La Battery Weekly è importante proprio per fare il punto della situazione, quindi diamo il benvenuto a tutti quelli che si sono collegati. Questa settimana si parla di tante news, c'è questa che ha appena accennato anche Marco dal punto di vista proprio della di Volkswagen, che è importante, andremo a vedere alcune cose. Ragazzi, però prima ci vuole la sigla. Sigla. Esatto. Sigla. Eccoci qua. Eccoci qua con già la schermata di notizie. Andiamo a commentare insieme le notizie. Per chi si fosse connesso adesso, ricordiamo siamo multipiattaforma, ci trovate ovunque, e una novità che vi dobbiamo dire è che ci trovate anche su Clubhouse. In questo momento siamo live, se cercate proprio Battery Weekly, ma ancora di più il club delle batterie. Abbiamo creato questo club perché possiate seguire le news e queste live, si chiama il Club delle Batterie, lo trovate su Clubhouse, cliccando e seguendo il club sarete sempre aggiornati su quello che succede e cosa c'è di bello, che potete ascoltarci come se fossimo una radio, quindi il vostro appuntamento settimanale può essere anche solo audio, non dovete impegnare dispositivi, distrarvi alla guida, no, mettete le cuffie, mettete il Bluetooth e vi ascoltate il Battery Weekly. Ciao Marco, ciao Alan, eccoci live, ciao ragazzi. Eccoci qua. Ciao. Diciamo che Dani non possiamo, no, visto che il vetro ha tirato talmente tante, come dire, attenzioni che non possiamo che ripartire da lì. Io ripartirei da lì. No, più che altro per dire semplicemente, anzi per dare due dati in più rispetto a quello che abbiamo detto l'altra volta. Ricapitolando, abbiamo parlato di queste batterie in vetro, che in realtà non sono vere e proprie batterie di vetro, ma il separatore che divide l'anodo del catodo si sta studiando per valutare la possibilità appunto di utilizzare il vetro come materiale, perché sarebbe più resistente soprattutto fino alle altre temperature. E la difficoltà è però riuscire a fare uno strato così sottile, perché si parla di 25 nanometri, anzi 20 in realtà. Micrometri, scusami, grazie Ana. Perciò non è detto che ancora è in fase di studio. Però la cosa interessante che è venuta fuori, che si può leggere qua, è che un pacco batterie di una Tesla Model 3, in cui ha 4.000 celle, ha circa 250 metri quadri di separatore all'interno del pacco batterie. Sono numeri insomma che interessanti. Un gran bel appartamento. Esatto. E si parla insomma di tutte le Tesla prodotte tra la Gigafactory di Fremont e Shanghai. Insomma, siamo a 125 chilometri quadrati, che è il territorio, diciamo, della Repubblica di San Marino, perciò è sicuramente qualcosa di importante, ma che si dà per scontato di solito. Io per curiosità ho moltiplicato 250 metri quadri per 20 micrometri e sono circa 5 litri di volume di separatore, quindi ci saranno circa 5 litri di vetro se faranno questi separatori in vetro. 20 micrometri perché è lo spessore attuale dei separatori, fatti in altri materiali molto più fragili, molto più suscettibili a strappi o a rompersi con le alte temperature. Il vetro questi problemi non ce li avrebbe, ma la sfida è farlo dello stesso spessore. E diciamo che il separatore, diciamo, è uno dei componenti che riesce a garantire, diciamo, la sicurezza all'interno dei pacchi batteria. E visto che si parla proprio di sicurezza, torniamo a una news diciamo un po' più vecchia, dei problemi insomma che ha avuto Hyundai sulle sue batterie, e qui LG purtroppo dovrà rispondere di sua tasca per il 70% diciamo del costo, e parliamo di cifre veramente molto grandi, parliamo di 630 milioni di dollari su un mercato che non li vale nemmeno, perciò insomma scegliere i componenti giusti è fondamentale per non rischiare insomma di rimetterci tanti soldi.
È una bella mazzata economicamente per LG questo richiamo. Ricordiamo anche che ci sta ascoltando, stiamo guardando proprio questa notizia che purtroppo LG dovrà pagare il 70% delle batterie del richiamo, quindi di tutte le spese legate al richiamo per queste. Abbiamo visto che sono stati 15 incendi, no? Su 90.000 vetture forse, mi sembra che sia questa la proporzione, quindi molto basso a livello percentuale, ma ragazzi ovviamente c'è il richiamo e il 70% su un'azienda così comunque peserà parecchio. Sì, esattamente. Non so se vogliamo far vedere, anche far capire magari quali possono essere i rischi, diciamo, proprio partendo dalle singole celle. Non so se vuoi condividere tu, Daniele, un video. Esatto, io ho un video che è vostro, e i nostri amici su Clubhouse e su Instagram lo potrete vedere, ma i nostri amici su Clubhouse non lo vedono, ma vi ricordo che ci trovate sul canale YouTube di Flash Battery, quindi potete andarvelo a rivedere oppure vedere in diretta. Sto per mandare, lo dico anche a Dario che ci sta seguendo su YouTube e che è affezionatissimo, è un carissimo amico, sto per mandare un video veramente, veramente interessante. Ve lo commentiamo dopo perché non possiamo commentarlo sopra, ma dategli un'occhiata, attenzione. Ma io proverei a commentarlo perché sennò... Forse abbiamo l'audio. No, in realtà c'è solo una musichetta. Qui diciamo che si vedono due celle che vengono penetrate da un chiodo, si chiama Nail Penetration Test, per vedere la reazione. Diciamo che simula in un qualche modo la peggior cosa che può succedere a una cella, cioè il cortocircuito interno. E qui vediamo una cella che in pochissimi secondi, diciamo, arriva oltre i 500 gradi e prende fuoco, e un'altra invece che reagisce in maniera molto più lenta, mettiamola così, proprio grazie alla sua chimica interna, e apre solo una valvola di sfiato in cui fa uscire i gas prodotti da questa reazione e rimane tutto sommato sicura, arriva al massimo a 140 gradi e poi si raffredda. Ok, e infatti, ma nella cella di destra, l'altra chimica, non esistono delle valvole di sicurezza? Cioè, si è gonfiata e poi puff, esplosa così. Invece a sinistra vediamo che sta uscendo Esatto. Sì, diciamo che è proprio la diversa tipologia di cella che comunque come dire, ha una reazione più violenta, proprio l'energia che è contenuta nella cella esce più violentemente, perciò diciamo che non c'è valvola che possa tenere sì, esatto, non è tanto la valvola che salva, la valvola in quella di sinistra c'è perché il case è rigido, sarebbe molto più resistente e quindi serve un punto di rottura che eviti che partano pezzi. In quella di destra è una cella tipo pouch, quindi già il case di per sé è più debole e infatti si è aperto immediatamente sul fianco. Ciò non toglie che poi la roba che c'è dentro in un caso prende fuoco e nell'altro caso no. Mamma mia, in effetti è impressionante. E una domanda, che l'elettrolita, i vapori dell'elettrolita, Alan, ovviamente non sono super respirabili, no? Immagino. No, non sono respirabili, sono acidi prevalentemente. L'elettrolita stesso è acido, quindi vaporizzato rimane un acido. Si creano anche nella reazione che avviene, si creano dei gas che non sono di sicuro respirabili. Diciamo che non sono i componenti che contengono non sono altamente tossici, quindi è sufficiente non respirare lì sopra, non stare in un ambiente chiuso saturo di quei vapori, ma se si possono disperdere nell'ambiente non causano problemi. Le batterie è esterno all'abitacolo, quindi vedi il fumo e tutto quello, ma tu ti sei allontanato. Allo stesso modo anche negli altri casi, anche altri tipi di veicoli, comunque c'è sempre dello spazio, non è che non stiamo parlando di un sistema domestico, quindi dici oddio adesso quindi c'è lo sfogo anche per questi. La cosa importante sono le fiamme. Sì, esatto, infatti il motivo per cui diciamo noi quando possiamo, quando diciamo il mercato lo permette, si utilizzano chimiche tendenzialmente più sicure, come per esempio l'LFP. Questo vabbè è il nostro articolo della sicurezza in cui andiamo a far capire il perché in realtà è più sicura rispetto alle altre. Qui vediamo che ha una temperatura l'LFP di decomposizione più alta,
cioè se una cella va in runaway, quella di fianco deve raggiungere almeno oltre 270 gradi per innescarsi a sua volta, perciò insomma la sicurezza intrinseca è maggiore. E vediamo anche il rilascio di calore, quello che dicevo prima, cioè su una chimica NMC o NCA, se succede un cortocircuito interno il rilascio di energia è molto superiore. Esatto. Vai, allora procediamo spediti, ragazzi, perché abbiamo un sacco di notizie da darvi. Passiamo alla quarta e apriamo un punto, vero Marco? Sì, abbiamo qui, parliamo ancora di Tesla, qua siamo che parla, esatto, già come avviene diciamo oltreoceano, le macchine diciamo standard range, perciò con performance un po' più limitate, utilizzano celle LFP, e questo Tesla sta pensando di farlo su tutti i suoi modelli. Si penserebbe a sia un risparmio energetico e di costi e di sicurezza. In realtà qui danno un'imputazione più diciamo alla disponibilità di un materiale che è dov'è che lo trovo? Dov'è che era che l'ho perso? Destinato agli Stati Uniti. Eccolo qua. Questa mossa libererebbe grandi quantità di nichel, cobalto e manganese da utilizzare sui restanti veicoli, perciò in realtà teme proprio una carenza diciamo di materia prima, ecco. Infatti questo andrebbe sulle standard, invece le long rimarrebbero tradizionali, così come esatto. In particolare era preoccupato per il nickel, perché nickel, manganese e cobalto è la chimica completa, però e non è la prima volta diciamo che Elon si preoccupa proprio della disponibilità di nickel sul mercato. Sì, vero. Beh, importante, interessante per i nostri amici. Allora passiamo all'altra notizia. Borg Warner, questo sì. pronunciabile. Borg Warner, come si pronuncia? Sì, Borg Warner l'ho sempre chiamato, poi non so se la mia pronuncia sia quella corretta, però diciamo che forse per i molti non dice tanto, ma è veramente un colosso importante, soprattutto per quanto riguarda i motori endotermici, produttori di turbine, ma tantissimi componenti dei motori a scoppio tradizionali, che cosa sta facendo? Sta investendo sull'elettrico. Sì, sta investendo sull'elettrico e abbiamo dei dati importanti dal punto di vista degli investimenti, perché le case auto stanno investendo, e soprattutto nei tier 1, quindi nei fornitori, sono quelli che danno i componenti più importanti, che sono nell'anello principale delle case auto. Le case stanno cercando ovviamente componenti per i veicoli elettrici, e quindi tutti si devono rifare. Pensate che la Garrett, vi faccio un altro esempio, no? Un colosso dei turbocompressori, per forza anche loro stanno guardando fortemente investendo nella mobilità elettrica, perché altrimenti hanno iniziato elettrificando i turbocompressori, ma non basta, non c'è più richiesta di turbocompressore. Il turbo oggi è il motore elettrico, quindi vi porto un dato che è quello della Garrett, che sta cercando grossi finanziamenti internamente proprio sul suo mercato di riferimento dai suoi azionisti, per andare anch'essa a dare a fare la differenza, probabilmente nei powertrain elettrici delle ibride, quindi nei motori che vanno ad affiancare il motore termico. Bene, molto interessante. In questo caso sì, lo diciamo per chi ci segue in solo audio, cioè Borg Warner ha acquisito un'azienda che si chiama Akasol, che appunto produce pacchi batteria, perciò si sta portando in casa il know-how delle batterie, per poi probabilmente seguire quello che è il suo mercato originario. Anche oggi, insomma, vabbè, spoileriamo una piccola parte. Comunque Volkswagen ha confermato che nel 2030 il 70% delle sue vetture sarà elettriche, perciò è scontato che tutti i fornitori, diciamo, delle tradizionali parti endotermiche si stiano in qualche modo orientando verso altro. È così, esatto. Bene. Non so se stiano correndo ai ripari adesso che finalmente hanno visto che in realtà o se l'hanno fatto intenzionalmente di non investire autonomamente prima, ma adesso di andare ad acquisire con la loro potenza di fuoco finanziaria quelle che ritengono le aziende, insomma, che con un know-how di loro interesse.
Esatto, forse hai ragione tu Alan, è una corsa ai ripari, perché adesso accelerare per andare a raggiungere i livelli raggiunti dagli altri servono tanti capitali. Se prima potevi infilarti, fare le partnership giuste ad un prezzo giusto, oggi devi veramente correre ai ripari e devi investire tanto, perché quando arrivi dopo sono sempre quello. Bene, qui abbiamo with mobile EV charging the gig economy comes to ease. Cosa abbiamo qua, Marco? Un caricatore per chi si scorda di caricare a casa, forse. Un blocco di batterie una sopra l'altra, unita mi sembra da un connettore combo, probabilmente quella è una Model 3, quindi è andata direttamente sul connettore combo. Queste sono delle... Io ne ho viste diverse di startup che sono partiti a fare questo tipo di sistemi, vero ragazzi? Sì, diciamo che a me quello che sorprende in realtà è la potenza che dichiarano, perché dichiarano cioè su un caricatore così piccolo dichiarano 120 kW di potenza, perciò è veramente tanto, anche perché la struttura mi sembra abbastanza piccolina, la maggior parte immagino che siano delle celle. Esatto. Per chi non lo vedesse, aspettate, eccolo qua, per chi non lo vedesse, ovviamente perché siete su Clubhouse, si tratta di blocchi uno sopra l'altro, di scatole connesse, ovviamente sono contenitori di batterie e inverter mobili, e quindi che possono essere utilizzate per chi rimane a secco, o per dove non c'è infrastrutture di ricarica. Sono tante le aziende che ci si stanno buttando dentro. Più o meno è meno di mezzo metro cubo, diciamo, composto da scatole impilate una sopra l'altra, e diciamo, la funzione di questi sistemi è, se uno rimane a piedi o ha bisogno di un sostentamento per strada, diciamo che gli si può, come una volta si arrivava con il booster per riaccendere la macchina, ecco, più o meno l'idea è il serbatoio della benzina, ma ci sono delle batterie mobili che speriamo anche peseranno sempre di meno. Questo sarà interessante. Dario il Teslaro da YouTube dice: chi non investe ora farà la fine di Nokia poi. Veri? In realtà direi proprio di sì. Sì, assolutamente. Vai Alan. In questo caso sì, loro propongono questo sistema di ricarica, dicono che sia votato principalmente per dei servizi di diciamo di soccorso stradale, però in realtà la forma così modulare, anche così piccola, secondo me si vogliono tenere aperta la porta anche ad altri utilizzi, tipo portarselo nel bagagliaio, perché altrimenti potrebbero tranquillamente riempire un furgoncino È vero. Per un soccorso stradale fatto da un servizio apposito. Infatti, Dani, li conosciamo, ci sono già dei servizi di questo tipo anche in Italia. Esatto, infatti Zedolo dice i futuri carro attrezzi. Esatto. Più portatili, non devono portare via il veicolo perché ha finito la benzina, ma gli porta la benzina, in realtà gli portano le batterie. Benissimo. Poi andiamo alla prossima news. Questo in realtà ci dà un po' di dati interessanti, questo articolo, perché parla, diciamo, sulla percentuale di batterie prodotte ad oggi, cioè su 92 gigawattora di batterie, ben l'88% finisce su macchine full electric. Perciò insomma, ci dà un dato interessante sull'elettrificazione full, non quella ibrida, quindi un dato così importante dal punto di vista della capacità effettivamente ci sta a indicare che anche l'ibrido è già vecchio. Sì. Richiede poca se vuoi leggere anche questa parte, Dani, che sicuramente è interessante, cioè, esatto, 6 fornitori, 6 costruttori controllano praticamente più dell'89% di tutto il mercato, solo 6, e tra questi ci sono LG, abbiamo Catel, Panasonic, Samsung, SDI, BYD, Build Your Dream, and SK Innovation. Quindi effettivamente è ancora in mano a pochi il mondo della costruzione di celle a livello globale molto grande. Esatto, l'ultima cosa che questo articolo in realtà ci conferma, cosa che però la percezione lo sia già, che il 2020 sia stato un anno di ritorno della chimica LFP. Questo è sicuramente interessante, grazie anche proprio agli incrementi di questi ultimi anni in termini di densità energetica che queste batterie sono riuscite ad avere. Diciamo che lo scostamento con le altre chimiche non è così elevato e si possono apprezzare proprio per sicurezza e costo.
Alan, Marco, voi non ci avete visto lungo, eh? Sì, adesso speriamo che non ce lo usino tutto questo lidio ferrofosfato. È così. Vai, andiamo sull'altra notizia, Sì. che leggiamo da Science Advance. Esatto, questa qui, Dani, sai che è una tua chicca. Mettiamo la foto perché magari si capisce un po' meglio. Sì, esatto, ragazzi, per chi non vedesse la foto, si tratta di un sistema indossabile, qui lo si vede come anello e via dicendo. È una notizia che io volevo dare, perché almeno è una cosina carina di cui discutere, siccome sono sempre stato appassionato anche di questi generatori termoelettrici, che sono dei sistemi utilizzati ad esempio nei frigo, quelli portatili, quindi raffreddano da una parte e scaldano dall'altra per un principio fisico elettrotecnico. Ecco, questo è un sistema invece che prende il calore del vostro corpo, in piccola parte genera una piccola energia che può essere utilizzata per i wearable, cioè tutti quei dispositivi che avremo addosso, a partire dagli smartwatch fino ad arrivare a dei sensori più raffinati. Attualmente è una tecnologia ancora che deve crescere, ha bisogno di tantissimo tempo ancora, ma attenzione, tenetela sott'occhio, perché è una tecnologia, i wearable in generale, soprattutto per la salute, Esatto. si stanno investendo anche lì un sacco di soldi, e immaginate dei sensori, soprattutto ad esempio, faccio un esempio per chi è cardiopatico, che non hanno bisogno di cambiare la batteria perché sono alimentati, prima di tutto perché consumano poco. Ecco, la cosa, bisogna abbassare i consumi anche degli smartwatch, che consumano parecchio, ma quando i consumi saranno abbassati e tutto efficientato, potrebbero essere alimentati solo dal nostro calore corporeo. Ecco, questa era una piccola... Sì, io avevo visto in passato delle magliette che indossandole facevano l'analisi cardiaca, perciò per chi effettivamente aveva problemi poteva prevenire. Il problema era sempre la batteria, insomma, che su questi sistemi effettivamente si possono applicare, riescono a fornire un'energia interessante, insomma, è qualcosa da tenere monitorato, via. Bene, andiamo avanti. Altra innovazione del settore, qui è la Sion Power, che presenta leggerissime. Come leggerissime? Gli Lycerion EV. Cosa sono? Poi te la lasciamo a te questa, Alan. Vai, Alan. C'è bisogno di un tecnico. Ma sono batterie con il litio metallico, quindi non più litio-ione, ma litio metallico. Diciamo che sono quello che dovrebbe essere la generazione quinta, che secondo delle tipologie di batterie basate sul litio come elemento, che secondo la roadmap di settore europea doveva arrivare, diciamo, tra il 2025 e il 2030. In realtà forse già anche l'LFP era lasciato perdere, invece quindi forse queste roadmap lasciano un po' il tempo che trovano, però di sicuro l'utilizzo del litio metallico, non tanto l'utilizzo, ma riuscire a renderlo stabile, sicuro e con un numero di cicli sufficientemente elevato, sembrava ancora abbastanza lontano, e che richiedesse molto ricerca ancora. È vero, quindi come dici tu, le roadmap qua sono sempre in bilico in questo settore, assolutamente. È stato aumentato. Vai. Scusami, intanto vediamo sempre la cella pouch come è fatta, vedete che è un sorta di sacchettino in alluminio, e qua gli altri dati interessanti che dà, che sono riusciti a portare una cella che prima era un ampere-ore 8, perciò molto piccola, fino a 17 ampere-ora, perciò diciamo stanno scalando questa nuova tecnologia, perché diciamo che fare delle batterie molto piccole è molto più semplice, tant'è che per esempio quando si studiano nuove chimiche le si testano su delle pile a bottone, non so se avete presente, come quelle probabilmente dei telecomandi del vostro cancello o qualcosa di simile, e poi piano piano si provano a scalare, però è ovvio che crescendo in dimensioni qualche problema aggiuntivo salta sempre fuori. E qui sono riusciti appunto a portarla a 17 ampere-ora, però la cosa interessante è che ha una potenza di 400 watt-ora chilo, perciò parliamo di veramente una densità di energetica molto elevata, considerando che siamo, diciamo, poco più della metà in questo momento come media di utilizzo sulle batterie, e questa è stata in grado di fare, però quella più piccola, da 1 ampere-ora 8, di raggiungere gli 800 cicli, perciò insomma
è una tecnologia che deve ancora maturare per raggiungere gli standard attuali delle batterie, cioè oltre i 2, 3, 4.000 cicli, insomma. Però qualcosa sicuramente di interessante. Bene, bene. Marco, mentre tu passi alla seconda domanda, io seleziono alla seconda. Sì. Stavo dicendo la seconda domanda perché vi faccio vedere una domanda. Intanto Sì. tu passi alla prossima notizia. La notizia, quella di Zedolo, dice: ragazzi, in virtù di questo touch boost nel campo EV, ha senso acquistare ad oggi un veicolo EV o, vista la rapida progressione, converrebbe attendere ancora qualche anno? Ti perdi tutto se non compri un veicolo elettrico. Io te lo dico dal punto di vista anche della passione. Guardate cosa dice dopo. Dice: lo dico perché tra 10 giorni ritiro la Model 3 Performance My. Ok. Sarai l'uomo più felice del mondo. Vai, Esatto. Anche perché qui tutti e tre abbiamo tutti e tre una Tesla, perciò non potete chiederla a noi. Ormai da quasi una decade adesso. Mamma mia. In elettrico da una decade io e Alan ci siamo con la nostra Saxo, poi un giorno ve la faremo vedere. Wow. Ti sei sottoscritto dalla DeLorean in primis e poi altre ciofeche che ho guidato. No, ciofeche dai, perché la DeLorean però diciamo che le batterie non erano proprio il massimo. Eccoci qua, Texas. Ma sì, diciamo che esatto. Vai Dani. Batterie applicate, ragazzi, ai sistemi stazionari di accumulo, mega pack, si chiamano mega pack. Qui stiamo parlando di 100 megawatt di energia, quindi megawatt significa quanto può erogare, mentre la capacità di accumulo di questo sistema da quant'è? Vediamo. Ma io non l'ho trovata, infatti ho il dubbio si parlasse di 100 megawattora. Sì. Anch'io pensavo che fossero 100 megawattora. Qui andiamo a bacchettarli, se fosse così. Comunque i sistemi di accumulo ormai, i mega sistemi di accumulo sono imprescindibili, perché ci dà ovviamente la possibilità di sostituire le centrali, perché loro accumulano e poi restituiscono alla rete quando serve. Qui nuovo sistema, nuovo accumulo. E siamo in... Dove è stato fatto questo sistema? Questo qua in Texas. Texas. Ragazzi, sì. Diciamo che questo supererà, diciamo, quello più grosso che ha fatto Tesla finora, che se non sbaglio era in Australia. Vero. Giusto Dani? Ok. Era in Australia, uno dei più grandi, connesso a un impianto eolico. Ecco, in questo caso però credo che più che motivazioni ambientaliste o associate alle energie rinnovabili, sia stato fatto per emergenza, evidentemente è più sicuro, la sua disponibilità, il funzionamento è più sicuro anche in caso di disastri naturali, perché qui parliamo di regioni che sono sempre più spesso, magari non in Texas, però le zone limitrofe di cui parla sotto sono sempre più soggette ad uragani e calamità naturali, che tipicamente tolgono anche la corrente a parti dello Stato. Esatto, questo è un grosso problema, perché poi crea dei disagi non da poco, compresa l'acqua potabile, ragazzi, perché se non c'è energia non si pompa acqua e quindi si inanellano una serie di problemi non da poco. Esatto, arriviamo alla notizia del giorno. Oggi noi ci siamo sentiti ieri, ragazzi, ci siamo sentiti domenica, diciamo seguiamo questa cosa. Sì, Volkswagen ha programmato una live che andava dalle 13 alle 16, giusto, alle 17, sì. Una roba lunghissima. È un tour de force, sulla scorta del Battery Day di Tesla ha fatto la sua live. Ma di cosa hanno parlato? Andiamo a vedere Inside EVs. Esatto, qui vediamo che loro parlano ovviamente di quante macchine pensano di vendere. Qua parlano di 7 milioni nel 2030, perciò insomma una dichiarazione di intento totale verso l'elettrico e come pensano di farlo, in realtà abbattendo il 50% i costi delle batterie. Questo è diciamo, sono i punti principali di questa tecnologia. Gli altri punti sono quelli di rafforzare in realtà gli strumenti di carica, anzi le postazioni di carica rapida all'interno in Europa e di quintuplicarle. Loro parlano di questo hypercharge che arriva fino a, se non sbaglio Dani, sono 350 kW, correggimi se sbaglio.
L'hypercharge, per quanto Sì. riguarda ovviamente le potenze più alte, si arriva a 350 kW con una prospettiva più alta, e poi cambiano le curve di ricarica, che questa sarà una bella cosa nei prossimi anni da vedere. Per chi non lo Sì. sapesse, la curva di ricarica è la potenza sulla base del tempo, quindi ci sono sulle coordinate le ascisse ci sono diversi dati, uno più importante è quello che ci dà la potenza, che più rimane stabile, alta la potenza, meglio è ovviamente in termini di tempo, però ovviamente si tratta anche di uno stress termico elettrico non da poco sulle batterie, quindi la sfida è veramente aperta. E tra l'altro la cosa, cioè loro pensano in realtà di fare dei grandi volumi di scala sulle batterie utilizzando uno stesso formato, diciamo che questa slide un po' lo fa vedere, cioè qua rappresentano una cella prismatica che però vanno a differenziare la chimica per differenziare probabilmente le fasce e le categorie di vetture, magari parlano infatti di litio ferrofosfato probabilmente sull'entry level, con alta percentuale di manganese, NMC oppure solid state, perciò dicono con la stessa tecnologia costruttiva e magari sfruttando anche le stesse linee possiamo sfornare tante celle di diverso tipo in funzione delle applicazioni specifiche. Spettacolare, siamo veramente a un passo importante. Volkswagen ha messo tanta carne al fuoco, però effettivamente è un gruppo che sta puntando molto all'elettrico dopo tutto quello che è successo dal 2015 in avanti, un po' gioco forza, perché lo ricordiamo, ci sono dei sottoinvestimenti dovuti a delle multe che sono state erogate con la specifica funzione di investire in mobilità elettrica, un po' perché ormai è gioco forza, non si può passare oltre. Giustamente Dario dice mi fai morire ciò che dice Volkswagen è ovvio, hanno scoperto l'acqua calda, dice Valerio. Guarda, bisogna spingere assolutamente, c'è tanto ancora da spingere, però no, non è scontato, nulla è scontato ancora. Sì, diciamo che loro non hanno mai comunicato tantissimo, perciò devono secondo me recuperare un po' di gap per diciamo motivare queste scelte di cambi di direzione, perciò hanno bisogno proprio di parlare. Qua vediamo anche che un'altra... Sì, scusami. Vai Dani. No, vai su un'altra cosa. Ok, no, che per sostenere diciamo la loro produzione del 2030 costruiranno 6 gigafactory in Europa, sempre sotto diciamo l'ala di Northvolt, perciò hanno dichiarato insomma che loro sono i loro il loro partner per la costruzione delle celle, tra l'altro hanno delle quote all'interno. Esatto. E saranno loro diciamo a portare andate a vedere le puntate precedenti, perché di questa cricca di Northvolt e via dicendo abbiamo già parlato. L'ho detto io cricca, quindi se qualcuno mi vuole querelare sì, diciamo che la cricca forse è più su Italian che Northvolt. Insomma, ci stanno mettendo dentro dei bei soldini e stanno facendo insomma degli investimenti sicuramente importanti in questo senso. Sì, assolutamente. Allora, siccome una domanda è interessante, vorrei che gli rispondessimo velocemente, anche se stiamo sforando tutti i tempi, ma ragazzi ci sono così tante notizie. Luca dice: ma chi comanda la curva di ricarica, il caricabatterie o l'auto? Ovviamente l'auto, diciamo. I caricatori sono dei puri fornitori di corrente, degli alimentatori. Ormai una volta col piombo erano i caricatori che facevano la curva, ad oggi è la batteria che si autoregola in funzione proprio del suo stato, delle temperature, dello stato delle celle, e chiede quanta corrente necessita alla stazione di ricarica. Esatto, quindi quello poi comanda tutto. Giustamente speriamo che non faranno un battery gate. No dai, speriamo. Oh, ragazzi, siamo andati dietro le notizie, abbiamo un sacco di cose, ma effettivamente abbiamo sforato tutto, ma so che c'è tanto interesse, quindi ragazzi siamo andati avanti ed è importante anche quello. Vi ricordo che trovate poi la live sul canale proprio di Flash Battery, YouTube, poi la metteremo anche sugli altri social, quindi se ci seguite potete riascoltare anche con calma un po' di Battery Weekly. Ragazzi, io direi che ci possiamo dare appuntamento già settimana prossima, siamo all'11ª settimana, la prossima è la 12. Ottimo, esattamente.
Allora salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito su Clubhouse, chi ci ha seguito su Instagram, sui vari canali Facebook, YouTube e via dicendo. Ritroverete anche questa puntata su Spotify, Android Music e Apple Podcast, quindi ci trovate praticamente ovunque. Avrete a un certo punto non ci vorrete più vedere. Vi annoieremo. Parliamo di batterie e soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al canale e se avete delle domande a cui noi magari poi rispondiamo la settimana dopo, scrivetele proprio sul canale e noi le mangeremo internamente e poi ve le restituiremo. Quindi, elaborate a tutti. Alan, Marco, grandi, ciao a tutti. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, grazie, ciao.